Konnichiwa! Benvenuti all'elicottero! Oggi volevo raccontarvi una favola antica giapponese e scusate ancora per il mio italiano, però spero che mi capiate. Questa storia si chiama Taro Urashima, è il nome di un pescatore giapponese. Molto tempo fa, sulle rive del mar del Giappone, viveva un pescatore di nome Urashima Taro, conosciuto da tutti per la sua grande abilità sia con la canna da pesca che con la rete. Viveva solo, senza genitori, senza moglie e senza figli per aiutarlo. Forza Taro! Riuscendo a mantenersi da sé e a risparmiare un po' di denaro per le offerte al tempio e per le feste. Un tardo pomeriggio, mentre camminava lungo la spiaggia, Taro vide alcuni ragazzi che giocavano con una piccola tartaruga. Il gioco era molto divertente per i ragazzi, ma la tartaruga soffriva. Povero tartaruga! Urashima Taro aveva soltanto alcune monete, ma le usò per comprare la tartaruga dai ragazzi. Quello stupendo esemplare di tartaruga probabilmente gli avrebbe fatto guadagnare un bel po' di soldi in più rispetto ai soliti ricavi per la vendita di pesce comune. Il buon Taro però era d'animo sensibile e pensò che non aveva il diritto di uccidere un animale che sarebbe vissuto almeno altri 1000 anni, così liberò la sua preziosa preda. Taro è gentile e buon ragazzo. La mattina seguente Urashima Taro stava pescando come di consueto quando udì una voce che lo chiamava per nome e vide una grande tartaruga marina che lo invitò nel regno del mare. Così accettò di salire sul dorso della tartaruga e in viaggio fu completamente sopraffatto dalla bellezza del mare. Neanche nelle sue fantasie più sfrenate il giovane pescatore avrebbe immaginato un luogo di così incommensurabile bellezza. All'interno del palazzo incontrò una giovane donna i cui capelli neri erano più lunghi e brillanti di quanto lui avesse mai visto. Era Otohime, la figlia del dio del mare, che in quel momento era assente. Che bella Otohime! Aveva la pelle color della luna, i capelli color del sole e gli occhi color del mare. Amore a prima vista! La tartaruga che lui aveva risparmiato era in realtà lei stessa. Il dio del mare, infatti, aveva trasformato sulla figlia nel rettile marino per fargli scoprire se Taro fosse d'animo buono, in quanto la sua fama di pescatore era giunta sino alle loro orecchie. La ragazza gli disse che ora è sicura della sua bontà e che il padre vorrebbe che si sposassero e vivessero per 1000 anni nel palazzo dei draghi al di là del profondo mare azzurro. Urashima, che amava l'avventura e si era innamorato a prima vista di quella fanciulla, non se lo fece dire 2 volte. Oh, si sono sposati! Una volta celebrato lo sfarzoso matrimonio, i 2 sposi cominciarono la loro agiata vita in quel regno meraviglioso, passeggiando tra i giardini di pietre preziose e ricevendo ogni giorno le visite e gli omaggi delle tantissime creature del mare di cui erano sovrani. Passarono 3 anni di gioia e amore reciproco Passarono 3 anni di gioia e amore reciproco, ma arrivò il giorno in cui Urashima sentì
fortemente la nostalgia del suo paese, della sua casa e naturalmente della sua famiglia, della quale non aveva saputo più niente nonostante le continue domande. Così, promettendo di tornare presto al palazzo, si apprestò a partire. Buon viaggio, Taro! Cominciarono in silenzio verso il grande cancello di corallo e non appena Urashima-taro fu salito sulla tartaruga, la principessa gli porse un lucido cofanetto incastonato di pietre preziose, strettamente legato con una corda rossa. Non dimenticarti di me, Taro. Ascolta tua moglie. Conserva questa scatola presso di te e non aprirla mai. Questo ti farà sempre ricordare di me. Non dimenticare, a chi non ascolta la moglie succedono le cose brutte. Così detto, Taro prese la stessa barca con cui era venuto con la principessa la prima volta e con la scatola magica si diresse verso la riva del Giappone, dove si trovava il suo paese. E Otohime è rimasta sola. Quando finalmente giunse a destinazione, vide che gli edifici non erano quelli che conosceva e molti erano completamente diversi da qualunque cosa avesse mai visto, in certo qual modo strani. Tutto è cambiato. La sua capanna si trovava vicino al tempio, ma non c'era più. Di uguali c'erano solo le montagne e un ruscello che passava vicino casa, ma gli alberi, per esempio, erano tutti tagliati e non c'era traccia né della sua casa né del villaggio. Ma cosa è successo? Dopo un certo periodo di confusione, decise di chiedere a una vecchia che stava lentamente discendendo il sentiero nella sua direzione. Raccolto un po' di coraggio, gli andò incontro per chiedergli dove fosse ora la casa del pescatore Urashima che un tempo abitava questo luogo. A questa domanda la anziana signora fece una faccia sbalordita. La casa di Urashima? Ma se sono 400 anni che Urashima è annegato, come potete ricordarvi di lui e chiedere della sua casa? Sono centinaia di anni che è caduta in rovina ed adesso non restano neppure le pietre. Si sedette sulla sabbia e pensò alla sua casa, ma si rese conto che neppure la più veloce delle tartarughe avrebbe potuto riportarvelo ormai. Tirò fuori il suo lucido cofanetto nero e ricordò la gentilezza di Otohime, che gli avrebbe dato qualunque cosa le avesse chiesto. Adesso il desiderio di tornare dalla sua amata sposa era più forte che mai, ma non sapeva come farne ritorno in quanto si era dimenticato di chiederlo alla principessa. Forse la scatola conteneva qualcosa che avrebbe potuto aiutarlo. Con difficoltà sciolse la corda rossa. No, non aprire, non aprire! E alzò il coperchio. All'interno non c'era altro che una nebbia bianca che si sollevò lentamente nell'aria. E con le lacrime agli occhi pensò che ormai aveva perso ogni possibilità di rivedere la sua sposa che lo aspettava nel palazzo dei draghi, dove era vissuto felice per tanti anni. Povero Taro! Inspirò l'aria bianca e sentì l'odore della tatami nella sua capanna. Il vento salmastro delle tempeste a cui era scampato, i pesci che aveva pulito, il sake che aveva offerto al tempio, la scatola conteneva i 300 anni che Urashima-taro aveva perso, e quando li ebbe ispirati diventò un uomo molto vecchio. I suoi capelli si fecero bianchi, il suo viso si coprì di rughe profonde e la schiena gli si incurvò come quella di un vecchio decrepito. Ecco, per
perché non hai ascoltato? Vedi che sei vecchio. Alla fine il suo respiro si fermò, cadde riverso sulla spiaggia da dove era partito tanti anni prima verso il paese dei sogni. Oh, che fine triste. Naturalmente, come tutte le fiabe, c'è un insegnamento o una morale che però dovete pensare voi. Bisogna interpretare la favola giapponese. Allora pensate e scrivete qua sotto nei commenti al video quello che secondo voi è il significato di questa storia. Grazie ancora e ci vediamo alla prossima puntata. Matane, matane, matane. Bye bye.